Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare per la prima volta Katrina Velard. È una cantante filippina, mi è stata consigliata da voi, ho visto questo nome diverse volte nei commenti, già da diverso tempo, quindi avevo in mente di fare una reaction su di lei. Non l'ho mai ascoltata prima, non ho idea di chi sia, di cosa faccia, qui so solo che canta Never Enough dal musical e film The Greatest Showman, nella versione originale cantata da Lauren Allred. Una canzone già veramente, insomma, molto impegnativa e difficile, veramente difficile. Sono curiosissimo. Prima di iniziare vi chiedo però per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Io ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare commenti tecnici di analisi vocale, ma se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate in descrizione. Andiamo ad ascoltare. I'm trying to hold my breath, let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Wow. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, never, never enough. Never, Wow. never, never enough for me, for me. Never enough, never enough for me, for me, for me. For me. Wow, pazzesca. No, vabbè, incredibile, bravissima. Allora, intanto ho fatto la reaction così per ascoltarla per la prima volta, ok? Ho ascoltato molto attentamente tutto quello che ha fatto, adesso vi dirò la mia e proviamo ad analizzarla insieme dal punto di vista tecnico. Vi va? Allora, la prima cosa che noto è che è un video veramente molto amatoriale, registrato io credo col telefono perché ha anche una qualità di immagine non particolarmente
così efficace, è una cosa molto semplice. Mi ricorda un po' i video che fa anche Chaka Khan, altro cantante molto interessante, che ha sempre fatto video casalinghi, quindi non una grande ricerca di qualità dell'immagine, e anche in questo caso il fatto che sta registrando con l'auricolare, non so, un auricolare del telefono, dell'iPad, dell'iPod, non lo so, dell'iPhone, boh, non ho idea di che auricolare sia, quindi di solito questo tipo di auricolare dà anche una registrazione abbastanza scadente, abbastanza scarna, eppure lei con la sua voce riesce a essere perfetta, sembra veramente che sia in uno studio professionale, che abbia registrato in studio e magari stia facendo un playback, e non è un playback, ve lo posso assicurare, perché tutti i respiri che prende si vede che li sta prendendo lei in quel momento. Sì, è vero, si potrebbe fare anche il respiro in playback, però a me qui non sembra assolutamente un playback, è lei che sta cantando, e nonostante questa scarsissima qualità di registrazione, è perfetta. Veramente incredibile. Ha una qualità audio interessante, quindi non è tanto la qualità audio della registrazione, il fatto che la sua voce ha una qualità, diciamo, di suono veramente altissima, e quindi anche se la registrassi con il telefono di 20 anni fa, risulterebbe comunque pazzesca lo stesso, perché ha veramente una qualità timbrica incredibile. Questa è la prima cosa che volevo notare. Magari riascoltiamo un attimino e analizziamo i vari passaggi. Scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto sul canale a SuperProf. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente, su SuperProf c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con SuperProf. Ok, intanto l'inizio, riascoltiamo un attimo questa parte un po' sussurrata, molto leggera. Vediamo un po'. I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. Sentite com'è precisa proprio sul timing, sull'articolazione proprio delle parole, è molto fedele alla versione originale, sembra quasi che se la sia ascoltata tantissime volte e riprovata maniacalmente fino a trovare la stessa inflessione delle parole. Infatti ha una pronuncia perfetta, ma al di là della pronuncia, proprio il modo in cui pronuncia le parole comunica sensazioni diverse, e lei è molto brava a farlo in maniera molto molto simile alla versione originale, sembra quasi veramente la copia, per certi versi. Incredibile, e sta cantando tutto così dal vivo, non ci sono tagli, editing, ok, veramente wow. Poi volevo notare anche il fatto che si sente la scarsa qualità della registrazione dal fatto che le sibilanti, quindi tutte le S, fischiano un po', no? Sentite che non c'è un deesser sulla voce che attenuerebbe un po' questo effetto, o forse se c'è, comunque la qualità proprio del microfono che sta usando non è tale da mascherare più di quello, insomma, questo effetto un po' sibilante, no? Sentite quando dice this. Breath, let it stay this way. Sentite this, si sente un po' questo
questo suono un po' acido, ok? Però a parte quello non si sente nient'altro che possa fare intuire che lei non abbia registrato in uno studio professionale questa canzone, quindi veramente assurda, veramente assurda questa cosa. Secondo me i grandi talenti si vedono da questo, mi viene in mente per esempio Sam Ryder, non so se avete presente, però lui è diventato famoso su TikTok facendo i video di cover registrate col cellulare cioè metteva la base dalle casse e si registrava col cellulare, quello che veniva lo metteva sui social e sembrava veramente talmente bravo che sembrava in playback, sembrava che avesse registrato in uno studio e poi avesse fatto finta di cantarla lì in casa sua e invece non aveva nessun tipo di trattamento acustico nella stanza, eppure pur registrandosi col telefono sembrava veramente perfetto, perché effettivamente è così. Io l'ho visto anche dal vivo, è perfetto, è perfetto proprio già timbricamente, quindi anche se registri con apparecchi di fortuna riesci a emergere, no? A farti notare. Andiamo avanti. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Ok, ho notato una cosa che avrebbe potuto fare diversamente, ma comunque non l'ha portata ad avere un'instabilità non l'ha portata all'errore, diciamo. Però quando c'è quella nota bassa si vede proprio dallo sguardo e dal gesto che fa che la pensa in basso. Ok, guardate un po' qui. Getting louder now. E questa cosa le ha fatto perdere leggermente un po' di rotondità su quelle basse, ok? Perché l'ha proprio infossata. Loud enough. Ha fatto un po' questo, no? Questa è una cosa che lo dico a tutti voi cantanti, è molto efficace pensare al contrario. Se la nota sta scendendo, invece di pensarla in giù che ti porta ad abbassare il mento, abbassare la laringe, a ingolare un po' il suono, pensarla in alto ci porta a mantenere una posizione più stabile. Let it loud enough. Ok, non so cosa dica, sto inventando le parole, però per farvi capire, no? Quindi na 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 e non na na. Ok, sentite che si infossa la voce. Qui se fosse una mia allieva le direi questo, però io credo che sia forse l'unica cosa che potrei dirle di questa performance veramente perfetta. Ecco, forse l'altra cosa che mi veniva in mente è il fatto che quando fa i soffiati, e li fa poco dopo, ci mette fin troppa aria e va proprio a sfiatare completamente. Andate a ascoltare qui. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, Nel ritornello. all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Qua. Never be enough. Allora, il soffiato così è bellissimo perché ha effettivamente il colore che lei voleva dare, come nella canzone originale. La difficoltà del soffiato è il fatto di riuscire a creare questo stesso suono che sta facendo lei, quindi deve passare dell'aria da qualche parte, ma senza effettivamente sfiatare completamente, ok? Quindi è un gioco di compressione che tiene in qualche modo, ma allo stesso tempo lascia andare un po' d'aria, un po' alla volta però, ok? Perché se esce tutta in una volta diventa anche faticoso. Per fortuna in questa canzone ci sono pochissimi punti in cui deve fare questa cosa, quindi non le crea problemi, però probabilmente se la canzone fosse tutta diciamo costruita su questi soffiati che si alternano con la voce piena, diventerebbe veramente faticoso e a un certo punto non riuscirebbe più a stare dietro a tutti questi fraseggi. Proviamo a risentire ancora qui. Stars we steal from the night sky will never be enough. Cioè invece di fare never be enough, invece di fare questo, sentite, se io provo a fare questo soffiato così sfiatato, perdo anche l'intonazione, non ci riesco a tenerlo. Piuttosto faccio never be enough.
cioè quindi sfiato un po', ma non completamente. La differenza a livello microfonico è minima, ma a livello di gestione mia c'è tantissima differenza, perché in uno ho le corde un po' più chiuse e si apre solo uno spiraglio e tengo anche un pochino con le false corde per evitare di sfiatare del tutto e trattengo l'aria. Nell'altro caso invece lascio solo andare più aria, l'effetto è simile ma a livello fisico sento molta più fatica. Questo è un po' l'esempio che potrei farvi. Ecco, a parte questa cosa qui, da lì in poi è stata talmente brava che sembra veramente, veramente in uno studio, sembra in studio, incredibile, ha un suono così potente, compresso, precisissimo, agile, mai sforzato, sempre risonante, potente, veramente ho finito gli aggettivi perché ce li ha tutti, veramente incredibile. Tutto questo crescendo su queste note così alte, tra l'altro a me sembra così a orecchio che sia proprio la versione originale, nella tonalità originale, è veramente pazzesca ed è sempre in voce piena, sempre con un suono collegato, sempre. E questa è, di nuovo, come ho detto anche in altri video, su altri cantanti che fanno una cosa simile, padronanza della voce mista, ok? Questa è proprio padronanza totale del mix, ok? Ascoltiamo di nuovo da qui in poi. Never be enough. Towers of gold are still too little. This hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the È shine. bravissima. Vediamo che nota è, anche se a memoria, infatti è un do diesis 5, tenuto benissimo. Queste sono note di passaggio veramente insidiose, sono acute, ma sono proprio sul passaggio, quindi sono insidiose, molto insidiose, e lei le sta facendo perfettamente. Guardate che non si sforza nel farle, è sempre precisissima, mantiene la stabilità del suo suono, sfrutta tantissimo la risonanza nella bocca, guardate poi come tiene la lingua, come crea spazio all'interno della cavità orale, ma crea lo spazio adeguato per la vocale, per la nota che sta cantando in quel momento, quindi è tutto molto molto stabile, e piazzato perfettamente, ha un placement perfetto, e tutto questo le dà il duplice effetto di avere tanta potenza, perché crea la risonanza giusta, ma anche la comodità, perché non va a creare tensioni di troppo dove non servono, ok? E anche in questo caso veramente molto molto fedele alla versione originale, perfetta, veramente perfetta, un suono molto compresso, potentissimo, wow. Veramente veramente brava. Le ascoltiamo ancora una volta qui. For me, for me, for me. All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from Sentite il suono come avanti, molto proiettato, lo porta verso gli zigomi, e quindi il suono è veramente, veramente gestito perfettamente. Sì, non c'è assolutamente niente da dire, a livello tecnico è perfetta. Ecco, l'altra cosa che volevo dire è che, al di là di tutta questa analisi tecnica, perché questo è un brano veramente difficile da cantare, guardate quanto interpreta, guardate quanto riesce a comunicare queste sensazioni, perché questo è un brano molto interpretativo, non puoi solo cantarlo bene, perché se lo canti bene magari arrivi a tutte le note, le tocchi tutte perfettamente precise, però magari non comunichi niente, perché è un brano tormentato, incalzante, ci deve essere tanta, tanta dinamica, ma soprattutto tanta emozione mentre la stai cantando. Quindi se non arriva quella cosa lì, stai fallendo miseramente. E invece lei sta riuscendo perfettamente in questo intento di comunicare
ok? Lo vedete dallo sguardo, lo vedete dalla mimica, dalla gestualità, dal tono anche semplicemente della voce, anche se noi chiudessimo gli occhi e non la guardassimo mentre sta cantando, con tutte queste sfumature vocali ci arrivano tutte queste emozioni e questo è veramente molto importante. Quindi è una cantante completa. Tutto quello che deve fare per far sì che questa performance sia ottimale, perfetta, lo sta facendo benissimo. Veramente brava, molto brava. Non so se poi ha proposto, sì, mi è sembrato di vedere qualche video live anche di questa canzone da parte sua, non so se l'ha portata anche a dei provini, magari fatemi sapere nei commenti perché io non so assolutamente nulla di lei e quindi non so che percorso abbia fatto, fatemelo sapere nei commenti così imparo qualcosa anch'io di nuovo e magari so quali potrebbero essere le prossime reaction che farò su di lei. Riascoltiamo di nuovo il finale con tutti i fraseggi che incalzano. Night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. Poi sentite la padronanza del fiato che ha qua, ha finito la frase del verso, no, della strofa e poi con lo stesso fiato ha agganciato anche la frase successiva e quindi diciamo che devi gestirlo molto bene il fiato per fare una cosa del genere. Lei è bravissima in questo. Sands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Wow. Never, never, never enough, never, never, never enough. Ma anche questo l'ha fatto tutto con lo stesso fiato? Ma è pazza! Ma come fai? Non l'avevo notata questa cosa, sentite, non prende più fiato dall'acuto in poi. Enough, never be enough for me. Never, never, never enough, never, never, never enough. Cioè, praticamente è andata avanti 20 secondi con tutti questi fraseggi acutissimi, facendosi i cori da sola, perché quelle erano controvoci registrate nella versione originale, invece qua se le sta facendo tutte da sola, con lo stesso fiato, e sembra che non stia facendo nessun tipo di fatica, quindi wow, questa è una cosa impressionante. Deve avere veramente, non lo so, una riserva d'aria incredibile. Wow. For me, never enough, never enough for me, for me, for me. For me. Ok. Il finale è incredibile. È incredibile perché quella nota che tiene lunga è veramente carica di emozione, veramente drammatica, pazzesca, bravissima, e anche come la modula è quella cosa che va a generare anche queste emozioni, no? La modulazione della nota stessa, quindi non solo la tiene lunga, c'è il vibrato, e poi va a chiudere in qualche modo la risonanza portando questa E verso la I, quindi dice for me, fa un po' questo, e questo crea ancora più pathos e alla fine di questa nota tenuta lunga va anche a fare questo piccolo guizzo che sembra quasi liberatorio, che è esattamente come viene fatta nella versione originale, ok? E anche qua è stata molto attenta a riproporre questo dettaglio, che però è un dettaglio effettivamente efficacissimo. Riascoltiamolo ancora. Sentito? Mai! Fa un po' questo. Bellissimo. E l'ultimo fraseggio, dopo questa pausa a effetto, lo fa sussurrato e di nuovo arioso e sottovoce. Bellissimo. For me. Wow. Bellissimo. Bellissimo. Brava. Veramente pazzesca.
pazzesca, pazzesca. Guardate come usa, sfrutta gli zigomi per scoprire i denti e portare il suono verso l'alto. È veramente un esempio veramente di tecnica, di padronanza in generale vocale e interpretativa, veramente molto 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 brava. Grazie per avermela consigliata e fatemi sapere per favore quali potrebbero essere le prossime reaction su Katrina Velard e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video, ciao!